drive un po' particolare, perché ha suscitato la mia curiosità dal momento che ho provato lo stesso tipo di auto, non la stessa auto, ma lo stesso tipo, la Leon FR, con lo stesso motore di questa, però stock. Questa non è stock, e sto parlando della Golf GTD, che al momento sviluppa 240 cavalli al banco. Sto parlando del 2000 turbo diesel di Volkswagen, che di base parte appunto da 184 cavalli ed è stato spinto grazie a diversi lavoretti come scarico completo artigianali, mappa della centralina della gestione del motore, la mappa del cambio, perché monta un DSG a 6 rapporti, uno dei miei cambi preferiti, sia perché lo si trova un po' dappertutto sul gruppo Volkswagen, sia perché è di una precisione imbarazzante. E diciamo che questa macchina ha suscitato la mia curiosità perché va molto ma molto veloce. L'ho vista un pochino girare e ho detto questa macchina qui potrebbe interessarmi, e non sapevo esattamente però cosa mi sarei trovato davanti, perché la GTD è appunto un motore di turbo diesel che, per quanto possa essere interessante, un turbo diesel rimane, e mi chiedevo perché scegliere un GTD, in giro se ne trovano veramente tanti, e non il GTI, che per carità a potenze siamo più o meno lì, però le due macchine sono molto differenti. Sulla carta le due macchine stock differiscono di circa un secondo sullo 0-100 e ovviamente il turbo diesel vince per coppia, mentre il GTI vince per cavalleria. Questa che sto provando è un 2017 e appunto partendo dai 184 si doveva confrontare con il GTI settima serie da 220 o 230 cavalli. Diciamo che al momento, a parte la coppia esagerata, non mi sembra di essere su un diesel per due motivi. Punto primo, la macchina ha un sound completamente differente da come ci si aspetta, perché anche al minimo, cioè, non è esattamente il diesel che ci si aspetta. Secondo motivo, l'erogazione è sì da diesel a tantissima coppia, il cambio di DSG aiuta in questo senso in maniera molto forte, però ripeto, non sembra una macchina diesel. Adesso ho affondato tutto in seconda e ragazzi, sale veramente tanto. Allora, questa macchina qua mi ha praticamente capovolto i pensieri, perché la pensavo completamente diversa. L'assetto è stato rivisto, monta molle HR, e devo dire che la tiene per terra in una maniera incredibile, perché nonostante sia una trazione anteriore, sinceramente non dà mai il senso. La macchina è molto larga e molto piantata, non dà assolutamente il senso di perdita di controllo, tranne quando si è sul dritto, si è spalanca e lì e lì i controlli qui sono disinseriti e si fanno da parte, la macchina perde aderenza come è giusto che sia. E ho provato, come ricorderete, anche la Polio GTI con il cambio di SG e aveva 247 cavalli, quindi siamo più o meno su quelle potenze lì, bancava 320 Nm, qui siamo sui 380 Nm stock se non vado errando. Questa invece sviluppa 530 Nm e ragazzi si sentono tutti. Allora, lo 0-100 è estremamente rapido e devo dirvela come va detta, perché i miei video sono così: se una macchina mi piace ve lo dico, se non mi piace non la provo. Quindi già il fatto che sia seduto qua dentro significa che la mia curiosità è stata smossa. Allora, questa macchina qua va più di quanto mi aspettassi.
l'erogazione è brusca, però non perde tempo, guadagna velocemente strada, scarica a terra bene la potenza, merito dell'assetto, merito dei pneumatici, sono dei 19 pollici, e frena molto perché l'impianto frenante è del TTRS, quindi anche lì è stata migliorata. E devo dire che l'erogazione stupisce, perché il diesel è ovvio ti dia tanta coppia, però non così tanta, e soprattutto non così rapidamente. Il DSG aiuta, però ragazzi, Allora, ho provato la versione GT non della settima serie, però il 2000 TSI è un motore che conosco, e sono due scuole di pensiero. C'è chi lo prende per i consumi GTD e sbaglia, perché comunque i consumi si fanno sentire anche da stock. C'è chi lo prende perché ha l'idea della coppia superiore, e in parte è vero, però comunque GT è un'auto che si può tranquillamente spremere e si possono tirare fuori molti più cavalli di quelli con cui nasce. Sono due scuole di pensiero, non c'è una scuola giusta e non c'è una scuola sbagliata. Diciamo che ognuno la dovrebbe prendere. Le pagliette che non restano ferme sulla corona dello sterzo sono una rottura di esagerata, però gli hanno fatto così. Diciamo che uno prende il diesel rispetto al benzina perché può preferirne il sound, e in parte lo posso anche capire, perché questo diesel non suona da diesel, ma suona molto bene. Però il motore benzina è il motore benzina. Uno può dirmi l'erogazione, è vero, però questa qui con le modifiche che ha ti fa dimenticare, a parte insomma quando cresce di giri, che si sente che è diesel, però un diesel molto molto aggressivo. Uno può prenderla per tutte le ragioni del mondo, però resta il fatto che Volkswagen produce due gran motori che mi mettono in difficoltà. Scalata non sembra un diesel. Mi mettono in difficoltà nella scelta, perché avendone provati di benzina e avendone provati di diesel, questo è il diesel più forte che ho provato fino ad oggi, e ragazzi miei, state attenti se li incrociate per strada. E devo dire che il lavoro fatto in termini di software, di gestione del motore e del cambio sono clamorosi, perché è calibrato perfettamente, il cambio si inserisce benissimo e sentite, liscia, così deve essere un'auto. E anche se è diesel non conta niente, ripeto, uno sceglie quella che preferisce, non c'è una migliore dell'altra, dipende dalle proprie abitudini, dipende dalla soggettività delle vite di ciascuno, perché si ha magari una particolare condizione, quindi il diesel magari costa un po' meno, ognuno si guarda in tasca ed è inutile fare discorsi in assoluto. Chi vuole un motore benzina performante si prende il GT, chi invece vuole un motore gasolio perché vuole avere un sacco di coppia extra, libero di farlo. Ripeto, Volkswagen ha messo su strada due tipi di auto simili ma completamente diversi, che uno va a mettere in ombra l'altro. Non è una cosa così semplice e non è una cosa negativa, perché ripeto, un diesel che va quasi a mettere in ombra un benzina ce ne vuole, non è una cosa semplice. Sono molto felice di aver provato quest'auto, non mi aspettavo una reattività del genere, non mi aspettavo così tanta coppia, 530 Newton sono tanta roba, non mi aspettavo un sacco di cose, invece sono molto felice di averla provato, sono davvero sorpreso, sto pensando perché chi ha il GTI ovviamente dice il GTD è a nafta, è gasolio, fa schifo, non va bene, è meglio il benzina. Non lo so. Il settima serie GTI non l'ho ancora provato, però spengo questa GTD con un sacco di dubbi in più, e
è veramente forte. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!